Anche tu fai cosplay o comunque vorresti iniziare? Bene, in questo video di Roba da Cosplayer parleremo delle cose che avresti voluto sapere prima di iniziare a fare cosplay. Ma prima, sigla! Ciao, io sono Yamili. Adoro gli anime e manga, disegnare stile giapponese e da un paio di anni faccio cosplay. In questo video commenterò le risposte che mi sono giunte grazie a dei sondaggi su Instagram. Il mio Instagram è Yamili Cosplay Art con i vari trattini, ma tanto verrà scritto qui nel video. E ora, essendo che non ci vedo granché, ho dovuto aggiungere gli occhiali al mio outfit per questo video, un po' come capita nei video curiosità che ti invito a vedere sul mio canale. E ora prenderò il telefono per poter vedere i commenti che mi avete lasciato e poterli commentare in questo video. Ok, partiamo subito con il primo, che comunque verranno qui accanto a me. Allora, il primo, giustamente, ne ho messi 5 insieme, tutti trattano lo stesso tipo di tema. Comunque tutti i commenti che vengono letti sono anonimi, magari vi riconoscerete in uno di essi. È un hobby molto costoso, che si diventa poveri facilmente, probably. Quanto è dispendioso il livello di tempo e denaro. Il conto corrente che si svuota velocemente. E quanto avrei speso? Beh, certamente, è un hobby particolarmente costoso, a seconda di che cosa vuoi andare a fare di personaggio. Perché a seconda del personaggio che vai a fare, spenderai in media dai 50 euro ai 100, ma anche da molto di più, 300-400 euro, perché varia proprio anche a personaggio. Se vai a farmi un personaggio con una divisa scolastica sicuramente ti costerà molto meno, o un personaggio con un outfit che ti sei creato tu, allora vai a comprare la parrucca e poi ti metti quello che secondo te potrebbe stare bene col personaggio. Ma se tu vuoi fare il personaggio in stile canonico, sicuramente ti costerà di più. Poi varia molto, perché c'è chi lo vuole portare col vestito e poi magari non va a farsi l'accessorio, e chi invece vuole spendere sia sull'accessorio che sulla parrucca che vuole portare, perciò vorrà avere una parrucca più bella e migliore, e sicuramente dovendola commissionare ti costerà molto di più. I prossimi commenti parlano proprio di parrucche. Lavare le parrucche e i siti giusti. E dove comprare le parrucche? L'ho diviso in due parti perché parlo sempre di parrucche, ma è differente. Allora, sicuramente una parrucca dopo un paio di utilizzi devi lavarla. Qui sul mio canale trovi il tutorial su come poterla lavare e anche come pettinarla, e giustamente a seconda della parrucca che vuoi andare a comprare dovrai sceglierla cercando in vari siti, che in un altro video che ho fatto, che per esempio sul canale, ne ho parlato. Vari siti come AliExpress, che puoi trovare vari store che vendono le parrucche, ma devi stare anche molto attento al prezzo, perché se tu vuoi spendere poco potresti trovare una ciofeca. Dai sempre una media, così da essere sicuri che il prodotto che ti arrivi sia di una buona qualità, e sicuramente leggi le recensioni se ce ne sono. Gli altri commenti erano che le parrucche opache si annodano meno di quelle lucide e che le parrucche vanno acconciate e non messe così come ti arrivano. Oh, questa delle parrucche opache che si annodano meno di quelle lucide non la sapevo, perciò ottima cosa, è davvero interessante. E invece delle parrucche che si devono acconciare prima di essere messe, effettivamente è così, perché la maggior parte o tutte le parrucche che ti arrivano con la frangia da sistemare.
perciò non puoi andare in fiera con la parrucca messa così. Ed effettivamente la prima volta che mi è arrivata una parrucca anch'io non ho voluto toccarla perché avevo paura di fare chissà che danno, no? Però poi devi in qualche modo acconciarla così che uno ti stia meglio e due che rispecchi di più il personaggio che stai a portare. Adesso andiamo avanti, vediamo un po' quale commento ci sta. Ne ho ancora altro che l'ho messo insieme perché era un commento unico. Che nonostante sia un bellissimo hobby è stressante quando le cose non vanno come vorresti nella preparazione del cosplay. Effettivamente se tu devi farti il cosplay e non lo puoi comprare, perché effettivamente certe volte certi è più facile farli che comprarli, avrai dello stress perché avrai delle aspettative mentali, ma anche se vai a farlo con un gruppo o con qualcun altro, e allora sicuramente fai del tuo meglio e cerca di non abbatterti, perché è sempre così, quando inizi a fare qualcosa di nuovo devi continuare a farlo per migliorare e normale, no? Un commento che si abbina a questo è il commento cucire. Effettivamente se vuoi farti un cosplay da sola o da solo dovrai imparare a cucire, o almeno fatti aiutare da qualcuno che lo sappia fare. Perciò o da qualcuno che è in casa tua e lo sa fare, o che abbia almeno un po' di nozioni, o se no dovrai davvero provare, anche se sarà dura, o fare dei corsi, o se no chiedere a qualcuno del settore, perciò un sarto o direttamente compratelo online se quel vestito è presente, perché non tutti i vestiti dei personaggi che vuoi andare a fare li trovi online. La maggior parte saranno personaggi di serie che vanno per la maggiore. Adesso non so, facciamo un esempio. Adesso in questo periodo va molto Genshin Impact, per fare un esempio. Va ancora Demon Slayer e così via. Allora quelli lì è probabile che il personaggio che tu vuoi andare a fare lo troverai. E lo troverai anche con vari store che a seconda del prezzo che vuoi spendere te lo daranno meglio o peggio, ecco. Un altro commento che ho trovato molto interessante è il seguente: quanto fosse tossica la community cosplay in Italia, avrei sofferto meno. Ecco, secondo me lì sia è la community cosplay, mi va bene, ma secondo me va tanto alle persone che ti circondano, perché se trovi gente molto superficiale è normale che ci sia anche quella cosa lì di che tu magari vuoi fare tanto, tu vuoi farlo bene e poi c'è la gente che ti invidia o che dice no, il mio era più bello e tutto così. Perciò sì, effettivamente ci sono anche queste cose, e poi ci sono anche dei gruppi su Facebook dove ci sono di quelli lì che hanno voglia di attaccare il prossimo così perché non ha niente da fare, a quanto pare. Però tu ricordati di non abbatterti, perché è quello che vogliono loro, cioè non mi sembra neanche il caso, no, di farsi, lo so, credo che ci siamo passati un po' tutti da quella frangente lì. Io nell'ambito cosplay non mi è capitato, almeno che io ricordo, però mi è capitato invece in ambito scolastico, cioè io amavo leggere i manga, io ero una che gli piaceva disegnare e le altre persone, quelle che possiamo definire normi, mi prendevano per il C, cioè davvero, ma con delle parole, ma delle cose terribili, e io a quell'epoca non sapevo ribattere, tolte ogni tanto che le prendevo a picchiarti, ma vabbè, ero un po' manesca all'epoca, ma vabbè.
però cioè, la maggior parte non cercavo di stare lì e far finta di niente, sentirti dire Naruto, gna 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 gna. Sì, ho capito, mi piaceva Naruto in quel periodo, ma non è che tutta la mia vita era su Naruto, cioè, per farvi un esempio, no? Però quelli lì ce l'avevano, no, tutti i giorni, sempre sta storia, cioè. Perciò secondo me è la stessa cosa qui nell'ambito cosplay, che certe persone vengono prese di punto e quelli che rompono li trovi, che ci puoi fare? Ma tu devi reagire, continuare, digli di andare a fare altro e non rompere e basta. Mi sembra di averne anche un altro commento simile, aspettate che cerco. Ecco, non altro che qualcuno mi avesse detto di non farmi condizionare dalla competizione super tossica. Anche questo è del tema simile, perché è proprio quel problema lì, che magari trovi 2 o 3 persone, no, ma anche la stessa cosa così. Tu vai in fiera vestito in un cosplay che ti piace, un personaggio che ti piace, vedi delle altre persone che portano la stessa serie. È normale che ti venga voglia di andare a chiedergli una foto, magari parlarci per fare un po' di amicizia. Ecco, magari la maggior parte delle volte ti va bene, trovi qualcuno che ha voglia di parlare, di stare lì, di interessarti a te. Altre volte invece trovi quello che ti guarda dall'alto in basso, come dire io sono chissà chi, che ne so, e niente, così. Vi posso fare un esempio molto bello. Allora, io porto Lucy di Fairy Tail. Come potete già notare, come l'avrete visto, la porto, sono proprio un'assidua di Lucy. Ecco, negli anni che porto Lucy, uno dei miei appigli è quello che avrei sempre voluto trovare qualcuno per fare le foto con i spiriti stellari, essendo che Lucy è la maga dei spiriti. Ecco, tutte le fiere che andavo io ero Lucy, se c'era uno spirito ogni 1000 anni, era sempre già appioppata un'altra Lucy. E dopo andargli a chiedere se puoi fare la foto con te, tra che magari provi a andarci, ma appena io mi muovevo per andarci, vedevo già lo sguardo di questi qui, cioè la Lucy di turno con quest'altro spirito stellato, poi non mi ricordo, magari era Loki, magari era... non lo so, non mi ricordo, perché vi dico, me ne è già capitate varie volte, che ti guardano proprio dall'alto in basso, del tipo io ce l'ho già la Lucy, tu vai. No? Beh, questo è capitato un'altra volta, mi è capitato all'ultimo, una volta che ho fatto nel 2020, l'unica fiera che ho riuscito a fare a Novigro, ho visto una ragazza che faceva Aries. Era un po' timorosa, sai, sapete, perché con ogni volta che tu ti avvicini a uno che fa spirito stellato, c'ha già la partner, avevo paura che anche lei avesse questi come si dice, questa cosa del no, io ce l'ho già, fine. Invece no, era simpaticissima, abbiamo fatto delle foto insieme, ce l'ho anche tra i contatti, perciò la saluto se mai vedrà questo video, ed è stato bello. Però capisco altre persone che si trovano magari in disagio per questo problema. Poi vabbè, anche il competitivo potrebbe intendersi anche la gara cosplay, anche lì è uguale, perché magari nella stessa gara magari trovi qualcun altro che ha lo stesso cosplay, o comunque tu hai fatto tanto e poi non rispecchia quello che pensavi di riuscire a dare, perché ha vinto qualcun altro. Che devo fare? Andiamo avanti, vediamo quale altro commento abbiamo. Probabilmente che c'è da fare più attenzione al personaggio che si fanno e all'interpretazione. Questo è interessante a seconda di cosa intendi, perché se intendi interpretazione nel senso del vestiario, di come acconci la parrucca e tutto, mi sta bene, perché io trovo che più si è simile al personaggio più è bello, perché la gente ti ferma per la foto, la gente ti chiama per nome, ti riconosce. Se invece intendi proprio interpretazione, nel senso che tu vai in giro e fai come il personaggio, quello io non l'ho mai fatto,
perché non mi piace portare il personaggio, ma non riesco a essere, cioè forse sul palco cerco di impersonificarmi bene per dare l'emotività al personaggio come dovrebbe essere. Ecco, un altro commento, questo è carino, molto carino come tutti gli altri in realtà, che con impegno e dedizione si possono ottenere grandi risultati. Ovvio, se si impegni, se fai le cose bene, sicuramente otterrai dei ottimi risultati. Bravo o bravo, non lo so chi l'ha commentato, non me lo ricordo più. Poi ne ho altri due che mi sembra che vadano bene insieme. Come si fanno le armature, che prodotti usare, e l'esistenza di tutorial per creare le prop. Prop in inglese vuol dire scenario o scenografia, perciò armi, accessori, tutto. Allora, praticamente sì, su YouTube ci sono tanti tutorial, non sempre trovi quello che ti serve però, perché certe cose non le riesci a trovare, ma la maggior parte qualcosa lo trovi, perciò è già meglio di niente, e ben che c'è gente che li fa i tutorial, no? Fare le armature, quali materiali usare? Allora, materiali, io avevo fatto, adesso vediamo se riesco a mettere anche un'immagine qui da qualche parte, avevo fatto un braccio armatura per la mia amica Erika, l'ho fatto col tappetino da yoga che trovate alla Decathlon, e le parti, quelle in rilievo, le avevo fatte con quello che si chiama Eva Foam o carta Eva, dai cinesi la trovate. C'è tutto un lavoro da fare, non è che prendo il tappetino e me lo infilo lì, però è un materiale che va bene perché lo puoi termoriscaldare con la pistola a caldo e dargli la forma che ti serve, ed è sicuramente più leggero che farti il pezzo in Worbla o qualcos'altro. Un altro è l'importanza delle lenti colorate. Sicuramente è una cosa che serve tantissimo per i personaggi, a seconda del personaggio che vai a fare, perché i tuoi occhi non potranno adattarsi sempre al colore degli occhi del personaggio. Però io non le uso, ma qui è un'altra storia. Non le uso perché ho dei problemi già agli occhi e non posso mettere già quelle normali, però trovo che sicuramente le lenti diano quel tocco in più che fa tutta la differenza. Così come il commento successivo, che è alcuni basi del make up. Non è che serve a farti un make up super incredibile, estremo, ma già solo una base fa tutta un'altra cosa, da non essere truccata a essere truccata già un pochino, nel senso avere almeno l'eyeliner. Poi se non riesci a mettere il mascara è un'altra storia, io non ci riesco, che devo fare? Però nelle foto già il fatto di avere l'eyeliner noto che viene meglio, resta meglio la foto. E sicuramente un'altra cosa che dico io è usare delle matite per gli occhi per coprirvi le ciglia, o comunque cercare dei tutorial su YouTube su come coprire le ciglia se le avete completamente di un colore opposto alla parrucca, perché le ciglia del colore uguale alla parrucca stanno molto meglio. Siamo quasi alla fine. Il prossimo commento è il blinder. Il blinder, se non sbaglio, è quello che ti restringe qui l'addome se vuoi fare dei personaggi maschili. Io non lo uso perché quando ho fatto dei personaggi maschili come Kowa non avevo ancora tutta sta piazza, perciò ci stavo e non si vedeva niente. Adesso se dovessi fare un personaggio maschile non lo so se l'andrei a prendere, perché avendo già problemi di respiratori ho davvero dei problemi già con i vestiti se fossero un pelo stretti. Però sicuramente se vuoi fare un maschio perfetto e ben fatto, quello è utile. Un po' come quei pettorali che si vedono adesso in giro in silicone. Non voglio sapere a Rimini vestito così con quello lì addosso se non stai crepando di caldo, però questa è un'altra storia. Però nelle foto starà da dire. Per ultimo abbiamo che non sempre il cosplay viene come vuoi tu. Catta.
se te lo fai da solo, o comunque anche se lo compri magari ti arriva che c'ha delle parti da modificare, allora devi metterti e sistemarlo da solo, no? Cioè, non sempre, però l'importante sai qual è? È quello che puoi sempre migliorarlo. Anch'io ho dei cosplay che in realtà erano già belli abbastanza, ma io l'ho potuti migliorare, ed è quello l'importante. Se vedi che qualcosa non ti piace, lo migliori. E questo qui era il video su cosa volevi sapere prima di iniziare a fare cosplay. Io non lo so cosa volevo sapere prima di iniziare a fare cosplay, perché alla fine mi è piaciuto tutto quello che ho trovato diciamo così. E poi da quando faccio cosplay ho tante amicizie in più che non avevo prima. Sì, ok, non sono qui vicino a casa mia perché abito nel buco dell'ozono, ma questa è un'altra storia. Però quando vado in fiera almeno posso incontrare delle persone con cui sto bene. E basta. Prima di andare però ricordatevi di lasciare un bel like a questo video, iscrivervi se non lo siete già, e ricordo che c'è la playlist con i vari video sul tema cosplay. E alla prossima, bye bye!